Eccomi qua, bentornati sul mio canale. Qua siamo alla seconda puntata di questo nuovo progetto che sto realizzando. In questa puntata andremo a vedere come realizzo un fiume che andremo a fare appunto qui sulla base. Andremo magari a già ritoccare qualche cosa sulla parte destra del nostro presepe, perché infatti facciamo questa parte qui, e se riusciamo magari andremo a fare anche qualche livello qua che poi andremo a vedere nella puntata successiva. Quindi andiamo e cominciamo a fare il nostro fiume. Allora, come detto, andiamo prima a fare il fiumiciato. Una cosa volevo ricordarvi, io questa struttura qua della grotta non l'ho ancora attaccata, è ancora tutto provvisorio, anche perché questo mi serve dopo per andare a mettere anche l'illuminazione e soprattutto per andare a stuccare e colorare chiaramente l'interno della grotta. Vi volevo appunto ricordare questa cosa qui. Quindi venite e guardiamo appunto qua, con una matita io vado già un pochettino, si intravede, andiamo a fare con la matita una sorta di fiume che intendiamo appunto realizzare noi. Io pensavo di fare una cosa un pochettino non troppo complicata ma neanche troppo semplice, quindi andremo a fare magari una sorta di curva. Poi ripeto, adesso l'idea è questa qua, poi se non ci piace possiamo comunque tranquillamente cambiarlo anche in fase di costruzione. Quindi qui appunto sarà il nostro fiume, qui davanti pensavo di fare tipo una sorta di roccia. La stessa roccia che farò qui la faremo nella parte di destra, giusto per andare a occupare anche questo spazio qua. Adesso è solo giusto disegnato per vedere più o meno come creare lo spazio. Poi mentre nella parte qua anteriore volevo fare, per non lasciarlo finire così, andiamo a fare appunto una scalinata, tipo appunto per chiamare, per far vedere un po' più di livelli, questo discorso qua, sempre fatto tipo a lastroni di pietre, ma andremo a farlo in questa zona qua. Dopo vedremo se farlo rivolto più verso di qua o più verso la grotta. Quindi bene o male adesso ci siamo, andiamo appunto a lavorare il nostro fiume. Allora adesso andiamo a fare quello che vi avevo detto prima. Allora con un taglierino andiamo praticamente a fare una sorta di linea dove noi vogliamo andare appunto a eseguire il nostro percorso del nostro fiume. Questo ci serve solo da guida. Ricordiamo che questo polistirene è da 2 cm, quindi andremo giù almeno un centimetro e mezzo andremo a scavare. Quindi questo qua, facciamo questo discorso. Poi appunto per togliere questo cosa andiamo a fare? Andiamo a fare dei taglietti in questo senso qua. Questo ci serve appunto successivamente per andare a tagliare il polistirene. Poi facciamo dei tagli da questa parte, più tagli facciamo più semplice dopo sarà appunto togliere quello in eccesso. Quindi andiamo a fare veramente in tutti i sensi questi taglietti. Volendo possiamo anche scavare così, io faccio così perché mi trovo più comodo. Poi con un cacciavite, un qualcosa, andiamo a eliminare tutto il polistirene. Poi chiaramente non deve essere liscio, quindi poi la base sotto la lasciamo stare come viene, poi magari andiamo a lavorarla un pochettino, ma diciamo che il grosso lo possiamo lasciare così com'è. Vedete, questa operazione qua la facciamo appunto su tutto il nostro corso del fiume che abbiamo appunto simulato prima. Proprio il bello di questo è che appunto dopo andiamo a lasciarlo così in modo che sia veramente irregolare tutto il corso, il letto del fiume, quindi non deve essere dopo passato con la carta a vetro fatto o averlo lasciato liscio, diciamo grattarlo. Quindi andiamo a fare questo lavoro qua su tutto il fiume, ripeto, in modo molto casuale, come viene. Le pareti poi qua anch'esse saranno comunque lisce, ma dopo andremo comunque a lavorarle un pochettino sempre nello stesso modo e poi ulteriormente quando andremo poi a stuccarlo. Quindi vado avanti così e ci vediamo poi come sempre il risultato finale.
Adesso andiamo a fare la lavorazione delle pietre che abbiamo detto che andremo a mettere, una posizionata qua e l'altra posizionata qua. Allora, per eseguire appunto la roccia andiamo a fare, ci prendiamo un pezzettino, un blocchettino di polistirene, questo qui è da 3 cm, lo posizioniamo e andiamo anche questo qua a fare, diciamo, dei segni come lo vogliamo tenere, e lo spacchiamo in un modo proprio casuale. Una volta fatto questo andiamo sempre col taglierino a fare nella maniera che abbiamo fatto la roccia, spaccarlo sempre in questa maniera. Facciamo così perché comunque il paesaggio è il medesimo, quindi non è che ci sono delle rocce un po' diverse, quindi bene o male saranno sempre su quella linea lì le rocce. Dopo andiamo a fare questo discorso, ma dopo prenderemo magari qualche altro pezzettino e andremo a incollarlo in modo un pochettino per renderlo più omogeneo tutta la struttura. Quindi andiamo appunto a fare il nostro, a spaccarlo. La cosa bella di questa appunto è che facendo così si spacca veramente molto bene. Quindi possiamo far sì che la roccia sia veramente il più naturale possibile. Eccomi qui, allora abbiamo fatto appunto le pietre che adesso vi faccio vedere un pochettino più nel dettaglio. Sono fatte di varie misure, adesso io l'ho pensate così appunto perché ho già in mente come viene il mio risultato, quindi ho fatto questa qua leggermente più grossa, come vedete è quel pezzo unico che abbiamo appunto visto precedentemente, stato tutto intagliato, adesso è solo posizionato. Poi ho fatto altri pezzettini qua ho inserito una scala, sempre con lo stesso metodo che abbiamo fatto praticamente l'ingresso della grotta, fatta a strati, che dopo verrà appunto, una volta colorata, si noteranno molto i giochi di altezze. E poi invece qua nell'angolino abbiamo fatto sempre delle rocce, però l'ho fatte essendo comunque vicino un pochettino di più alla nostra grotta, sempre nel medesimo sistema, ovvero sovrapporre i vari lastroni di pietra. Quindi questo l'abbiamo fatto, questo pure. Il passaggio successivo che andiamo a fare è praticamente andare a incominciare a fare la base che abbiamo qua sul fondo del presepe. Io adesso ho messo un pezzettino di polistirene da 3 cm, ho già segnato diciamo un po' le sagome di come pensavo di fare appunto la parte posteriore, pensavo di mettere delle casette e fare una scalinata qui. E quindi adesso andiamo avanti, facciamo vedere appunto come posizionare questo qua, andremo a fare la scaletta e poi nel successivo appuntamento andiamo a vedere come realizzare le case. Allora eccoci qua, allora, per quanto riguarda questa base qui l'abbiamo fatta così, come ho detto abbiamo fatto già un disegno di come vogliamo predisporre più o meno le case. Qui volevo fare delle scale, mettere una casa qua che sia leggermente più bassa. Adesso ho già tagliato col taglierino questa parte qua, vedete? Adesso andrò a ribassarla un pochettino, in modo che questa casa qui sia leggermente più bassa a questo piano. Questo lo faccio perché voglio che ci siano un po' di dislivelli tra le case e non che sia comunque tutto piatto. Quindi fatto questo vado a tagliare questo, poi andiamo a sagomare appunto le scale qui davanti per la casa, andremo a fare questa scala qui, la parte qua frontale, la parte di qua. Allora una volta ribassato adesso andiamo col taglierino a fare quello che abbiamo fatto anche nella parte frontale della grotta, cioè andare a fare la scalinata effetto pietra. Andiamo comunque sempre a scavare poco alla volta, andando sempre verso il basso col taglierino in modo casuale, in modo appunto da rendere la scala in pietra più irregolare possibile, facendo sempre attenzione a fare dei livelli magari non tutti uguali, ma magari se il primo lo si fa non so a 4-5 mm, il secondo lo si può fare di 2 e successivamente variando appunto per rendere più possibile un modo casuale e veritiero. Una volta fatto quella lì andiamo a fare la stessa identica cosa nella parte di destra, un'altra scalinata effetto pietra che praticamente serve per poi raggiungere le case che andremo a fare successivamente. Anche in questo caso facciamo sempre la stessa cosa, andiamo a tagliare poco alla volta il polistirene, ma qui non c'è più niente da spiegare, l'avete già visto com'è il procedimento, quindi si fa
in questa maniera. L'unica cosa che sto facendo qua è praticamente abbassandomi, andando praticamente a un'altezza che ho già deciso precedentemente, per poi andare a fare dei pezzettini di polistirene che andrò ad incollare sulla base, in modo da far sì che la scala sia un continuo dalla base verso la parte superiore diciamo della base, dove andranno posizionate le scale. Come vedete, appunto, qui sono arrivato appunto all'altezza che avevo già segnalato prima, e quindi adesso vado a praticamente prendere dei pezzi che avevo già tagliato, che ho qui a destra, li prendo, avevo già sagomate, le vado a posizionare appunto per vedere se la posizione e le sagome che avevo fatto andavano bene. Ecco qua le posizioni in modo definitivo, e dopo successivamente andremo appunto ad incollare. Allora, la nostra, diciamo, scalinata in pietra è stata realizzata, adesso qua è tutto ancora provvisorio, poi tutte queste irregolarità verranno tutte mascherate col stucco, scusate, quando andrò a stuccare tutto. Questo è idem. Niente, adesso cosa ci resta che fare? Adesso andiamo a incollare almeno queste parti qua, in modo che appunto questa cosa qui ha un suo punto di riferimento. Una volta incollato questo qui avrà la sua posizione finale, e ci occuperemo delle case. Allora, per fare questo procedimento di incollaggio andiamo con la colla calda, ma prima cosa andiamo a segnare con una biro appunto la posizione di questi pezzi, in modo che dopo, quando andremo ad incollare con la colla caldo, sappiamo già appunto la loro posizione. Facciamo sia per questa scala qua che per questa, le prendiamo giusto un po' di misure, ecco qua, e questa qua dopo qua qui sopra. Ecco qua. Allora andiamo a prendere, quindi adesso stacchiamo questa parte qua, incolliamo. Questo ci facilita appunto per l'incollaggio dei vari strati. Abbiamo questo qui. È sempre una buona regola appunto a fare questa cosa qua, soprattutto quando andiamo a incollare strati diversi. Adesso non lo incollo alla base, ma lo incolliamo solo appunto questa gradinata qua. Dopo successivamente andremo a incollare anche la base, queste due basi qua grosse. Ecco qui. Adesso andiamo a fare questa. Qua siamo arrivati allora alla fine di questa seconda parte. Ho qua il mio aiutante qua vicino, Zeno, e allora abbiamo fatto quello che ci siamo promessi, ovvero fare le pietre qui davanti, la scalinata, fare la nostra base dove andranno posizionate poi le case, e anche i vari livelli, le varie scale fatte effetto pietra, come abbiamo fatto appunto qui davanti alla grotta, per arrivare appunto alle nostre case, alle nostre abitazioni. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi piace appunto questo video, attivate la campanella se non l'avete fatto per essere avvisati appunto sui le varie puntate, i vari tutorial che andrò a realizzare. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete fatto, e niente, ci vediamo io e magari anche Zeno alla prossima puntata. Ciao!